Oggi ti condurremo nel cuore geologico e storico di Matera, dove la città è nata, le cave di tufo. È proprio questo materiale friabile che ha permesso all'uomo di abitare il paesaggio per millenni, scavando e plasmando la roccia. A pochi minuti dal centro cittadino di Matera si trova un'ex cava molto particolare. Una cava che è diventata un museo a cielo aperto. Siamo nel Parco Scultura La Palomba. Qui per secoli si è estratta una roccia tenera, la calcarenite, spesso chiamata semplicemente tufo. Si tratta della materia prima che ha permesso a Matera di nascere scavando il paesaggio. Oggi, però, la pietra non si estrae più, si racconta. L'idea è nata all'artista Antonio Paradiso, trasformare una ferita del paesaggio in un racconto. L'ingresso è un manifesto in sé, sarai accolto da un'automobile schiacciata dalla pietra, ben visibile dalla strada. Il parco si estende per circa 6 ettari e include una struttura espositiva di circa 1500 metri quadrati. Ma più dei numeri conta l'esperienza. Qui cammini tra pareti di cava e opere che dialogano con il vuoto, con il vento, con la luce. Le sculture nascono da pietra calcarea e acciaio. Il tema ricorrente è il volo, con forme leggere, che sfidano il peso della cava. Con il cambiare della luce, cambiano anche loro. A mezzogiorno sono nette, al tramonto diventano silhouette che si stagliano sulle pareti tagliate. Qui puoi trovare un'opera di particolare rilievo, l'Ultima Cena globalizzata. Quest'opera è stata creata utilizzando alcuni resti delle torri gemelle del World Trade Center, specificamente sbarre d'acciaio contorte, recuperate dopo il tragico evento dell'11 settembre. In questa ex cava, industria, archeologia e arte contemporanea convivono. Non è un parco aggiunto al paesaggio, è il paesaggio stesso che diventa museo. Se questo posto ti incuriosisce, lascia un like. Aiuta a far scoprire Matera oltre i sassi. Iscriviti per seguire i prossimi episodi.